Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao a tutti, voglio farvi una domanda. Quante parole italiane pensate di conoscere? 1000, 5000, 10.000? Ecco una verità sorprendente. Molte persone conoscono tantissime parole, ma non riescono comunque a parlare italiano nella vita reale. Non riescono ad avere una conversazione semplice. Perché succede questo? Perché cadono in qualcosa chiamato la trappola delle 300 parole. Oggi vi spiegherò cos'è questa trappola. Vi mostrerò perché la maggior parte delle persone impara l'italiano nel modo sbagliato. E alla fine di questo discorso capirete come parlare italiano senza memorizzare grandi dizionari. Imparerete come usare solo circa 300 parole comuni può aiutarvi a parlare in modo naturale. Siete pronti a scoprire questo segreto? Ora lasciatemi parlare di un problema che molte persone hanno. Lasciate che vi racconti una breve storia. Questa è Anna, è della Spagna, ha studiato italiano per molti anni, conosce molte parole, può leggere libri in italiano, può scrivere buone email, ma quando incontra un madrelingua italiano si sente spaventata. La sua mente diventa vuota, non riesce a dire nemmeno una frase semplice. Vi suona familiare? Anna non è l'unica. Milioni di persone hanno lo stesso problema. Imparano molte parole, ma non riescono a usarle quando parlano. Questa è la trappola delle 300 parole. Allora, cos'è la trappola delle 300 parole? Funziona così. Credete di dover conoscere molte parole per parlare bene l'italiano, così studiate lunghe liste di vocaboli. Cercate di ricordare nuove parole ogni giorno. Aprite i libri di vocabolario ancora e ancora. Ma ecco il problema. Passate così tanto tempo a imparare parole che non praticate il parlare. Diventate bravi a ricordare le parole, ma cattivi a usarle. Diventate studenti di parole, non parlanti di parole. Pensateci in questo modo. Un cuoco non ha bisogno di conoscere ogni cibo del mondo. Un buon cuoco sa come usare bene cibi semplici. L'italiano è lo stesso. Non avete bisogno di migliaia di parole. Dovete sapere come usare bene un piccolo numero di parole comuni. Ora parliamo della scienza dietro le parole semplici. Gli esperti di lingua hanno studiato come parlano ogni giorno i madrelingua italiani. Hanno scoperto qualcosa di molto interessante. I madrelingua non usano molte parole diverse nella vita quotidiana. Nelle conversazioni normali usano solo circa da 1000 a 1500 parole. Ma ecco la parte più sorprendente. Le 300 parole più comuni rappresentano circa il 65% dell'italiano parlato. Lo ripeto, solo 300 parole sono usate nel 65% di tutto ciò che le persone dicono in italiano. Questo significa
che potete avere conversazioni reali e significative usando solo un piccolo numero di parole. Ma molti studenti di italiano ignorano queste parole comuni. Invece cercano di imparare parole difficili e rare. Vogliono sembrare intelligenti, ma i madrelingua usano parole semplici tutto il tempo. Allora, perché le parole semplici sono così potenti? Le parole semplici sono come piccoli mattoni che costruiscono una grande casa. Puoi metterle insieme in molti modi diversi. Guardiamo un esempio. Prendi la parola fare. È una parola molto semplice, ma ha molti significati. Puoi dire fare colazione, fare una pausa, fare tardi, fare meglio, fare un errore, fare attenzione. Una parola facile, molti usi. Una parola facile, molti usi. Questa è la vera forza del vocabolario di base. I madrelingua amano le parole semplici perché sono flessibili. Aiutano a esprimere grandi idee in modo facile e puoi imparare a farlo anche tu. Ora lasciami condividere il vero segreto per parlare bene l'italiano. La fluidità non riguarda il conoscere molte parole. La fluidità significa usare parole semplici in modo veloce e naturale. Pensa a come un bambino impara a parlare. Un bambino non studia libri né memorizza parole. Un bambino impara usando le stesse parole ancora e ancora. Mamma, papà, ancora, no. Queste parole diventano facili e automatiche. Il bambino non si ferma a pensare. Questo è ciò che devi fare con l'italiano. Usa parole semplici così spesso che diventino naturali per te. Rendile parte della tua vita quotidiana. Allora, come puoi uscire dalla trappola delle 300 parole? Ecco un piano semplice. Primo, smetti di inseguire sempre nuove parole. Può sembrare strano, ma funziona. Secondo, scegli 300 parole comuni. Concentrati solo su queste parole. Terzo, pratica l'uso di queste parole in frasi brevi. Dille ancora e ancora finché non diventano facili. Quarto, mescola queste parole in modi diversi. Crea nuove frasi ogni giorno. Quinto, parla usando queste parole. Non preoccuparti di sembrare basico. Un italiano semplice è un italiano forte. Ora ti spiego la formula delle 300 parole. Per prima cosa, scegli 100 nomi. Sono cose che puoi vedere o toccare, come casa, macchina, libro, telefono, cibo. Poi scegli 100 verbi. Sono parole d'azione, come andare, venire, vedere, sentire, pensare. Poi scegli 100 parole descrittive, come buono, cattivo, grande, piccolo, felice. Ora hai 300 parole. Con queste parole puoi parlare della tua vita, puoi descrivere la tua giornata, puoi condividere i tuoi sentimenti, puoi fare domande, puoi raccontare storie.
lascia che ti mostri quanto sono potenti le parole semplici. Ecco una frase lunga e difficile. Sto avendo grande difficoltà a capire queste informazioni. Ora ascolta la versione semplice. Non capisco questo. Quale suona meglio? Quella semplice. È chiara. È veloce. Suona naturale. I madrelingua scelgono parole semplici perché funzionano. Dovresti sceglierle anche tu. Infine, ecco un metodo di pratica che funziona davvero. Ogni mattina scegli 5 parole dalla tua lista. Fai 10 frasi brevi con ogni parola. Di le frasi ad alta voce. Pratica per circa 15 minuti. Dopo un mese, queste parole ti sembreranno naturali, le userai senza pensarci. Questo metodo è molto migliore che memorizzare tante parole nuove. Usare bene le parole è più importante che impararne molte. Perché la maggior parte delle persone non riesce a parlare italiano? La maggior parte fallisce perché vuole sembrare impressionante. Impara parole difficili per sembrare intelligente, ma parlare non significa sembrare intelligenti. Parlare significa condividere le idee in modo chiaro. Le parole grandi spesso confondono le persone. Le parole semplici avvicinano le persone. Scegli la connessione, non l'apparenza. Scegli parole chiare, non parole complicate. Ora parliamo della fiducia in se stessi. Questo è un altro segreto importante. Quando usi bene parole semplici, ti senti più sicuro. Sai cosa dire. Non ti preoccupi di dimenticare le parole. Queste parole sono già forti nella tua mente. Questa sicurezza si vede quando parli. Le persone ascoltano chi parla con sicurezza. Si fidano di chi parla in modo chiaro e semplice. Ora ecco il tuo piano d'azione. Questo è ciò che dovresti iniziare a fare da oggi. Smetti di comprare libri di vocabolario. Smetti di memorizzare lunghe liste di parole. Invece, trova una lista di 300 parole italiane comuni. Puoi trovarla facilmente online. Stampala, mettila sul muro. Guardala ogni giorno. Pratica queste parole ogni giorno. Usale nelle frasi. Parlaci. Rendile parte della tua vita. Ora ti do una sfida. Prova questo per 30 giorni. Per i prossimi 30 giorni non imparare nessuna parola nuova. Pratica solo le tue 300 parole di base. Parlaci, scrivici. Pensa in italiano usando queste parole. Dopo 30 giorni noterai un grande cambiamento. Parlerai in modo più fluido. Ti sentirai più sicuro. Condividerai meglio le tue idee. Ecco una verità sui madrelingua che molte persone non conoscono. I madrelingua non cercano di usare parole difficili. Usano le parole che funzionano meglio. La maggior parte delle volte queste parole sono semplici. Dicono grande, non enorme.
dicono buono, non eccellente, dicono cattivo, non terribile. Le parole semplici sono la loro prima scelta. Fai delle parole semplici anche la tua prima scelta. Ora liberiamoci dalla trappola delle 300 parole. Questa trappola è reale, blocca milioni di studenti di italiano. Ma ora conosci la verità. Sai che le parole semplici sono forti. Sai che 300 parole sono sufficienti. Sai come praticarle, sai come usarle. La domanda è: lo farai? Smetterai di collezionare parole e inizierai a usarle? Sceglierai parole semplici invece di quelle difficili? Ti concentrerai sulle 300 parole che contano davvero? Ricordi Anna all'inizio? Ha imparato della trappola delle 300 parole. Ha smesso di memorizzare dizionari. Si è concentrata su 300 parole comuni. Le ha praticate ogni giorno. Ora parla italiano con sicurezza. Parla facilmente con i madrelingua. Usa parole semplici per condividere grandi idee. Puoi farlo anche tu. Il tuo viaggio nell'italiano non deve essere difficile, può essere semplice, può essere efficace, può essere piacevole. Ecco la verità finale. Non hai bisogno di sapere tutto, hai solo bisogno di sapere abbastanza. 300 parole sono sufficienti, 300 parole sono potenti. 300 parole possono cambiare la tua vita. Smetti di cadere nella trappola delle parole. Inizia a usare le parole che già conosci. Inizia a parlare italiano oggi. La tua voce è importante. Le tue idee sono importanti. Puoi condividerle con solo 300 parole. Il mondo è pronto ad ascoltare. Parla in modo semplice, parla in modo chiaro, parla con fiducia. Grazie per aver guardato.